Cari amici, siete pronti? Oggi vi parlo di un'altra stilografica straordinaria, l'Aurora Benvenuto Cellini. Allora cominciamo con ordine, come quando ci si presta per pregustare qualcosa. Il cofanetto, un bel cofanetto che correda parecchie delle edizioni limitate di Aurora. In legno già ci fa leccare i baffi. Ritengo che una penna di questa importanza debba effettivamente anche essere corredata da un astuccio degno di nota del suo nome e anche di quello che poi è stato, insomma, il nostro esborso. E guardate qui che bello. Prima cosa sulla quale mi soffermo: il libretto della garanzia e delle istruzioni non è a spasso, non copre la penna, non copre la boccetta, non è messo sotto per cui devo tirare via la vasca in plexi. C'è una bella tasca che lo alloggia, anche perché è un libretto magnifico, fatto così bene, anche se, volendoci scherzare un po' sopra, la prima cosa, prendo la pagina, oltre al numero della nostra stilografica, che è il 405 in questo caso della nostra stilografica, c'è insomma qualche pagina a seguire che ci fa vedere come potremo impiegare le altre nostre risorse economiche acquistando i bellissimi modelli di Aurora, la Goldoni, il 75esimo anniversario e così via. Insomma, vabbè, scherzi a parte, vado subito a leggere qualche cosa di questa penna, perché arriviamo alla Benvenuto Cellini. Ci dice Aurora: il più grande maestro orafo del Rinascimento italiano ispira Aurora ad una creazione in argento massiccio. È una penna da vedere, da guardare, da toccare, da riguardare. Un po' come la Homage Jerusalem che vi ho presentato qualche tempo fa. È veramente un capolavoro. Del resto ci dice che Benvenuto Cellini è uno dei più grandi maestri orafi, questo per chi magari non lo sapesse, del Rinascimento italiano. A lui si devono capolavori immortali come il Perseo in bronzo in Piazza della Signoria a Firenze, insomma, e tante altre opere. È stato comunque il maestro dei mastri orafi, perché la sua capacità di orafo, di cesellatore era indubbia, era veramente il più bravo. E del resto ha anche scritto il trattato dell'oreficeria. Vabbè, ma lasciando perdere questo, ancora prima di parlarvi della penna, lasciatemi leggere quelli che sono riportati in questo libretto, i consigli per un buon uso della sua penna stilografica. Una penna stilografica Aurora non richiede particolari bla bla bla, dice: se il flusso si interrompe è sufficiente lavarla con acqua tiepida ogni qualvolta si cambi per esempio il colore dell'inchiostro. Nei casi in cui debba affrontare un viaggio in aereo, la tenga col cappuccio in su, dice, e la sua Aurora rimarrà una penna fedele per tutta la vita. Sono veramente i consigli così semplici, come ad esempio caricamento della penna stilografica. Per caricare la sua penna sviti il cappuccio e ruoti il fondello in senso antiorario fin quando si blocca. Ora immerga completamente il pennino nell'inchiostro e riporti il fondello nella posizione iniziale. Insomma, una vera e propria guida che ti prende per mano e che ti coccola, un po' come è giusto che sia con una penna così straordinaria. Allora, la state osservando in queste immagini, è una penna di rara bellezza. Io non sono un appassionato delle penne da collezione, delle edizioni limitate, perché ormai chi mi segue mi conosce. A me piace lo strumento di scrittura, quindi mi piace scrivere, la penna la utilizzo per scrivere, però è impossibile rimanere immuni al fascino di questo lavoro. Se è vero che Benvenuto Cellini è l'ispirazione che ha mosso Aurora per realizzare questa opera, bisogna dire che l'obiettivo è stato centrato, perché c'è ecco, voi potete vedere le immagini attraverso queste clip, ma io posso anche tenere in mano, toccare, sfiorare la penna, ed è veramente quello che mi ricordo delle
così degli oggetti pregiati che comparivano nelle case, per esempio, delle mie nonne, portatovaglioli intarsiati in tutto e per tutto, in argento vero, con delle lavorazioni sopraffine. E qui invece le abbiamo in una penna stilografica, dove il tatto non si ferma soltanto ai bassorilievi, ma anche, lo vedete, a questa trama sottostante così in rilievo, così vergata, e poi la perfezione di tutto quello che troviamo. Qui non c'è rischio di trovare un'imitazione di questa penna, perché per farla così bene tanto vale insomma comprare l'originale e rivenderla. Nessuno si metterebbe a fare una cosa del genere, è veramente allo stato dell'arte. Il pennino è il classico, tra virgolette, pennino Aurora delle grandi occasioni, cioè un pennino in oro a 18 carati. La gradazione dell'esemplare che ho in prova è un M, un tratto medio. E allora lo dico adesso perché poi magari me ne dimenticherò. Ringrazio questi due cari amici che sono anche, fanno parte dell'associazione Amici della Penna, che mi hanno dato la possibilità di provare e di raccontarvi questa penna stilografica, una penna che, al pari di altre così particolari, fanno più, a mio modo di vedere, la loro mostra prendendola ogni tanto, guardandola, piuttosto che utilizzata insomma come strumento di scrittura quotidiano, e chi se lo potrebbe permettere magari addirittura lasciarla in scrivania o dimenticandola da qualche parte, Dio non voglia. Beh, dal punto di vista della scrittura, cioè la fase dinamica di questa penna, lasciatemi dire che insomma l'impugnatura è quella di altre Aurora, quindi comoda, abbastanza ampia, la filettatura è spostata in alto quanto conviene insomma al pollice e all'indice per stare comodi. Però non nascondiamoci che tanta abbondanza di metallo la si paga in termini di peso, e quando parlo di peso intendo in questo caso proprio di bilanciamento complessivo, che ahimè va un po' a perdersi, un po' tanto a perdersi, perché già una volta svitato il cappuccio, che ha il suo peso, intendiamoci, la penna casca all'indietro, impugnandola fra pollice e indice casca all'indietro. Però nonostante tutto è una penna con la quale si riesce a scrivere, a differenza di altre. Ora mi viene in mente un paragone, un parallelo con la Omas Jerusalem, ve l'ho fatto anche prima, un po' per questa arte orafa che riveste cappuccio e fusto, ma anche per il fatto che tanto silver era quella, tanto silver argento è questa qua, pesanti entrambe, ma su questa riesco comunque a scrivere, complice il pennino, un pennino in oro ben realizzato. A volte sono stato critico sui 18 carati di Aurora, soprattutto quelli fino a un paio di decenni fa, cioè erano un po' altalenanti. Era più costante, ed è più costante la qualità nel 14 carati. E tanto è vero che se si imbroccava il pennino fatto bene erano veramente una goduria, rose e fiori. Questo è uno di quelli, questo è un pennino grandioso, mette una bella pezza alla penna, al peso della penna, e si riesce a scrivere. Quindi non è solo la penna importante, bella, fuori e di poca sostanza stilograficamente parlando, tutt'altro, è un piacere impugnarla e scrivere. Però certo mi viene anche da domandarmi se un pennino con un tratto diverso o con una finitura leggermente diversa forse avrebbe fatto persino meglio, perché la scorrevolezza a volte è persino troppa. Il pennino è così ben levigato, così pronto alla scrittura, che su un'altra stilografica Aurora avrebbe fatto veramente faville. Qui forse è un po' eccessivo, c'è un po' troppa scorrevolezza, ma non dipende dal pennino, intendiamoci, dipende dal peso della penna. E allora il mio è veramente un giudizio calligrafico e non assolutamente in merito alla qualità, perché guardate come si scrive con una penna che è comunque pesante.
si va via lisci, si scorre bene e il tratto poi è un bel tratto completo, pieno, misurato, non è discontinuo. Ora, quando parlo di discontinuità con una penna del genere non significa che Aurora non sappia fare i pennini, ma piuttosto del fatto che la penna, essendo pesante, capite bene che è difficile o più difficile rispetto ad altre mantenerla sempre con quel grado di inclinazione ottimale affinché il pennino poggi e distribuisca al meglio l'inchiostro sulla carta. Beh, qui ci si riesce, quindi complimenti, veramente bella e come sempre, ahimè, toccherà restituirla ai legittimi proprietari che spero e sono sicuro anzi che apprezzino questo loro acquisto che va ad incrementare una collezione che so essere già molto completa e molto ricca, ma questa senza dubbio aggiunge quel tocco di classe alla loro bella collezione. Come ogni edizione limitata che si rispetti, anche in questo cofanetto troviamo la boccetta d'inchiostro, il calamaio con un colore dedicato espressamente alla Benvenuto Cellini. A voi tutti amici grazie, ormai sono senza voce perché è il quinto video che registro di seguito, ma del resto le penne sono tante, una più bella dell'altra, e allora sono rimasto senza parole. A voi tutti amici, ciao e alla prossima.